Benvenuti o bentornati qui nella Biblioteca Nerd, il canale dedicato a manga, anime, fumetti e ovviamente tutto quello che comprende il fantastico mondo nerd. Allora ragazzi, finalmente, questo è il video acquisti per quanto riguarda appunto il Lucca Comics and Games, ragazzi. Ovviamente ci sono tante cose che ho qua intorno. Se mi vedete che mi muovo in quella è perché purtroppo la location è quella che è, ragazzi. Non ho un tavolo qui davanti, di conseguenza mi devo muovere in qua e là. Comunque sia, ragazzi, siete pronti? E allora partiamo! Molto bene ragazzi, allora dopo la sigla io direi di partire subito. Allora io incomincerei con una figure che in realtà non è nemmeno mia, ma ve la faccio vedere ragazzi. Allora, questa è della mia compagna, ha preso Mao Mao della Speziale. Ok, io devo essere sincero, non l'ho ancora mai visto, però ecco, lei ha cercato questa statuetta per tutta Lucca, è riuscita a trovarla e quindi sono molto contento che l'ha presa. Invece ragazzi, io ho preso, scusate se scompare dall'inquadratura, ma purtroppo è così, ho fatto due bei recuperi dei Masters of the Universe Origins, ovvero ho preso Triclops e Trap Jao. Ovviamente questi non sono quelli degli anni 80 ragazzi, ma sono ovviamente le riedizioni, ovviamente quasi uguali, identici, che sono stati appunto fatti nel 2021, tutti e due nel 2021. Ecco, questo era introvabile, quando l'ho visto l'ho dovuto prendere immediatamente, e questo idem con patate. Quindi sono molto contento di questi due acquisti. Ora ragazzi, passerei un po' con un piccolo, diciamo, merchandising, o meglio, sono passato al Pala Bonelli, o meglio, ci ho quasi passato Lucca lì dentro, e ho fatto due acquisti che già l'anno scorso li avevo puntati ma non li avevo presi. Allora, sono esattamente due magliette. Ora ve le aprirò in diretta, anche se non è vero. Allora, la prima è questo via, ovviamente dopo andrà nell'indifferenziato per la plastica. Ricordiamo, il pianeta è la cosa primaria. Allora, la prima maglietta, eccola qua ragazzi, questa di Dhampir, assolutamente, eccola qua, bellissima. Purtroppo è l'unica cosa che ho preso di Dhampir, perché tutto il resto già ce l'ho, in quanto non hanno fatto cose nuove. Mentre ragazzi, il secondo acquisto, sempre una maglietta come prima, eccolo qua ragazzi, il fumetto che ho incominciato a leggere da poco ma che mi ha già preso tantissimo, ovvero Drago Nero. Guardate quanto è bella questa maglietta di Drago Nero, veramente molto bella. Sono stato veramente molto contento di questo acquisto. Tra l'altro sono stato fortunato perché erano le ultime due della mia taglia, ovviamente hanno tutti quanti la mia taglia. Perfetto. Allora ragazzi, adesso direi di passare. Allora, prima breve storia triste. Nello stand di One Piece, no? Ovviamente sono riuscito ad entrarci senza fare troppa coda, ragazzi. Era il giovedì. Sono entrato con tutta tranquillità e ho detto adesso mi faccio la lotteria che c'è lì, quella da 18 euro, perché c'era One Piece. Ora, ho guardato un po' i premi, ho detto perfetto. C'era gente che vinceva, ragazzi, quindi una lotteria non, diciamo, falsata ma vera. Infatti un ragazzino davanti a me, sono stato contento, ha vinto una statuetta di Luffy veramente molto bella. Era il secondo premio, ragazzi. Ho detto io prenderò sicuramente la lettera I, cioè il premio più scrauso, e in effetti è stato così. Ecco qua. Questo è un sottobicchiere, l'ho scelto, ragazzi, ne potevo scegliere 4, ho scelto questo di Luffy che fa il Gear 5, però sinceramente va bene, dai, era una lotteria, va tutto a fortuna. Ovviamente non li vale 18 euro, ma pazienza. Ci accontentiamo ragazzi, e anche perché Lucca Comics è un divertimento, o meglio, dovrebbe essere un divertimento, perché adesso andiamo su altri argomenti. Allora, sempre la mia compagna ha preso dalla Dokusho, dalla Dokusho, il numero 5 dei Diari della Speziale, ovviamente la light novel. Ok, lei legge anche la light novel, io no, io non riesco a leggere il light novel, quindi eccolo qua.
molto bene, incomincia da questo. Perfetto, ora vi faccio vedere un piccolo fumetto. Ecco, questo qui è Spring Storm and Monster, ok? E ovviamente la fa la Planet Manga. Ora, non ho comprato questo, ma bensì, questo lo fa anche lei, questa è la mia compagna, cercava dal 2 al 7. Ora, nello stand della Planet Manga, che è enorme, dentro avevano sì e no. Il 3/4 dello stand dedicato ai manga era giusto per 4 titoli. Gli altri titoli praticamente erano quasi che non esistevano. Ecco, questo è uno di quelli. Quindi che è successo? Che praticamente dentro uno stand enorme come quello della Panini, che ci possono mettere tantissime cose, non si può assolutamente solo concentrare su quei 3 o 4 titoli che vanno molto, per carità, però ecco, devono un po' guardare anche gli altri titoli, anche perché hanno tantissimi titoli loro. In realtà, quando gli abbiamo chiesto se avevano questo, e gli addetti non sapevano nemmeno che cosa fosse, o meglio, non sapevano nemmeno che lo producevano loro. Perfetto, benissimo, vabbè. E quindi ecco, questo è un piccolo, diciamo, dissing verso la Panini. Dovrebbero concentrare molto meglio quello stand, però capisco che c'era il Kenny Guerriero, di conseguenza. Alzo le mani. Lo mettiamo qua. Ora, adesso passo un po' per case editrici. Allora, dalla Magic Press, che io adoro come casa editrice, allora, abbiamo preso il numero 7 di Seven Time Loop, ok, che lo legge la mia compagna, mentre io non potevo assolutamente non prendere il numero 15 di The Eminence in Shadow. Assolutamente bellissimo, è un fumetto che assolutamente va preso, assolutamente. Un attimo ragazzi, perché mi sa che c'è il gatto che vuole entrare. A few moments later. Come dicevo qua ragazzi, in effetti era il gatto che voleva entrare, piccolo diciamo contrattempo, ma ci sta benissimo. Quindi vi dicevo di Eminence in Shadow, va assolutamente preso ragazzi, perché è veramente molto ma molto bello. Ora ragazzi, passiamo, ecco qua, alla Star Comics. E qui ragazzi, la Star Comics quest'anno mi ha toppato alla grande. Mi ha toppato per quale motivo? Beh, per questo manga qua, o meglio non questo, ma per il 13 di Gachakucha o Gachakuta, non so come si pronuncia ragazzi. Perché? Perché praticamente sappiamo tutti che la 13 era una limited variant numerata, e praticamente è andata a ruba nei primi 9 minuti e 12. Ho visto dei video di ragazzi che li hanno postati, e purtroppo chi si è accaparrato, no, queste copie già le ha messe in vendita sui vari appunto siti di vendita. Ecco, molto male ragazzi. A me sarebbe piaciuto prenderlo, ma sapevo che sarebbe stato abbastanza improponibile. Però ecco, mi dispiace per chi era in fila e veramente un amante ed è un collezionista, invece molte di quelle copie sono andate in mano a gente che si chiamano scalper, che non hanno assolutamente nulla di quello che viene paragonato come collezionismo, ma è solo mero profitto, e assolutamente non va bene. Non c'è una soluzione contro queste persone, o meglio, ci sarebbe quella di non comprare nulla da loro quando appunto si vedono queste rivendite. In effetti bisognerebbe augurargli armadi pieni e portafogli vuoti, ma purtroppo ecco, dobbiamo essere tutti quanti a farlo, ma se continuano a fare così vuol dire che riescono a venderli. Purtroppo ecco, dovevano essere distribuiti massimo a due copie a persona, invece ci sono appunto video che testimoniano che gente, ovviamente non sono state fatte vedere le persone ma solo le copie, ne avevano più di 3, 4, 5 copie. Ecco, purtroppo questa è una cosa che mi dispiace molto per chi purtroppo non l'ha trovato. Ovviamente io non l'ho trovato, anche perché sono arrivato nel pomeriggio, quindi erano già finite da eoni. Molto bene, però ragazzi, allora io ho preso questa, diciamo, variant sempre di Gachakuta, l'anime variant numero 1,
veramente molto bella, mi ha incuriosito perché questa copertina nera, io adoro il nero, è veramente molto molto bella, quindi ho deciso di comprarla. Poi sempre dalla Star ho preso un'altra variant, una limited edition, non variant, che è questa qui di Ruri Dragon numero 2. Che cosa differenzia dall'altra? La copertina nulla, ma che al suo interno ha questo piccolo, diciamo, libricino, cioè sono le collector card e ovviamente un coloratissimo mi impappino set di sticker, e ovviamente tutto questo a €1 in più. Perfetto, vabbè, ok. Poi ecco, questo qui invece sono riuscito a trovarlo senza problemi, che è appunto il numero 5, ovviamente variant cover edition di Kagurabachi. Anche questo è un manga molto bello, ve lo consiglio. Ho preso solo la variant perché la versione regolare già l'avevo acquistata. Quindi questo è la Star Comics. Poi passiamo all'unico acquisto in casa Toshokan, perché anche la Toshokan ha molti titoli che mi interessano, ma io cercavo il numero 14 di Vino di Zucca, che è uscito appunto in occasione per Lucca. Anche questo è un manga, in Italia è uscito in versione anime molto tempo fa, dal titolo Sun College. Ecco, quando è uscito il manga sono stato molto contento di comprarlo. Quindi ragazzi, Vino di Zucca per la Toshokan. Passiamo ora all'ultima casa editrice, l'ultima nel senso di manga che ho acquistato, e allora abbiamo ovviamente la J-Pop, abbiamo il numero 1 e il numero 2 di Inazuma Eleven, molto belli. Chi ha visto l'anime sa ovviamente di cosa si tratta, bellissimi. E sempre per la J-Pop abbiamo la variant cover edition del numero 20 di Dandadan, eccolo qua. Dandadan non ha bisogno di presentazioni perché è uno dei anime e manga più in voga del momento, e ovviamente non poteva mancare Frieren con la sua, diciamo, versione anthology, molto bello. Per quanto riguarda Dandadan, una piccola cosa, perché sono riuscito a vincere una spilletta, perché se prendevi qualcosa di Dandadan potevi vincere una spilletta, ed eccola qua ragazzi. Molto bello, ringrazio chi ha fatto il gioco con me che me l'ha fatta vincere, e ovviamente questo era un manga che volevo comprare ma non l'ho trovato. Ok, e poi dopo ovviamente un'infinità di segnalibri ragazzi. Qui quando compri manga, un'infinità di segnalibri. Bene. Questi erano i miei, diciamo, acquisti per quanto riguarda i manga. Ora ragazzi, ci addentriamo nel mondo Bonelli, perché assolutamente io dentro quello stand ci ho passato, ci sono andato 3 volte ragazzi, per recuperare più e più cose durante i 3 giorni che sono stato lì. Però prima ho fatto dei recuperi su altri stand, a mio avviso molto importanti, perché sono riuscito a recuperare tutti di Land Dog ragazzi, originali e della serie regolare, però sono riuscito a recuperare dei titoli importantissimi. Allora, innanzitutto a inizio video vi ho fatto vedere uno, ed era questo, il numero 4, il fantasma di Anna Never. Ho girato veramente 4-5 diciamo rivenditori, fumetterie ovviamente all'interno di Lucca, e ho trovato finalmente quello che cercavo. Erano anni che cercavo questo numero, ma non riuscivo a trovarlo mai in un'edizione fatta bene. È perfetto ragazzi, è perfetto, l'ho pagato anche relativamente poco per quanto è appunto vecchio. Poi ho recuperato il numero 14, Fra la vita e la morte, anche questo perfetto, bellissimo. Altro recupero, vi ricordate che avevo fatto il video per quanto riguarda appunto l'ultimo Old Boy? Bene, vi ho presentato Golconda, ecco, mi mancava l'originale. Ho recuperato anche l'originale di Golconda, perfetto. E avendo recuperato l'originale di Golconda mi sono reso conto che anche il numero dopo mi mancava in originale, che era la Iena, e quindi eccolo qua, preso anche la Iena. Perfetto, benissimo, molto contento. Me ne mancano veramente pochissimi ragazzi, ma non sono riuscito a trovarli tutti. Poi ho recuperato il numero 253, i mostri di Sullivan. Sì, Sullivan. Purtroppo ecco, c'è stato un periodo che avevo un po' lasciato perdere il Dylan, però ecco adesso li sto recuperando tutti quanti, quindi ecco perché ci sono dei numeri
molto alti che mi mancavano. Mi mancava questo. Purtroppo mi mancava anche uno dei volumi penso più belli di Dylan Dog, scritto da Recchioni, che è appunto Mother Morbid, il 280. Non riuscivo a trovarlo da nessuna parte, ragazzi. Sono riuscito finalmente a recuperarlo ed eccolo qua, Mother Morbid, perfetto. Poi il 298 con Nella testa del killer, il numero 305, il Museo del Crimine, e l'ultimo recupero è stato il numero 306 che si intitola Il baule delle meraviglie. Molto contento di questi acquisti, molto contento. Ora ragazzi passiamo finalmente a cose non più succulente, ma comunque sia sempre del mondo della Bonelli. Allora, sempre per quanto riguarda Dylan Dog, mi sono recuperato dei volumi speciali che mi ero perso qualche tempo fa. Allora, ho comprato questo di Dylan Dog, Oggi sposi, che praticamente è corrisponde al numero 399 di Dylan Dog della serie regolare, quindi sono riuscito a recuperarlo. Poi ragazzi, ho recuperato anche il bis con queste copertina variant a tiratura limitata. Era il bis numero del 458 e si intitolava L'oscuro messaggio. Molto bella, non so se riuscite a vedere che cambia, perché non lo so, purtroppo c'ho la luce che non so se lo fa vedere. E poi ovviamente mi sono recuperato il numero, ovviamente anche questa è un'edizione limited variant, il numero 446, che è l'altro lato dello specchio. Questo è molto bello perché in fondo al suo interno abbiamo un'intervista a Barbara Baraldi e a Franco Busatta. Veramente molto bello. Sono stato molto contento di trovarlo, anche un prezzo praticamente da edicola, perché non c'ha nessuna sovrapprezzo. Poi ragazzi, qui ragazzi ho fatto un recuperone, perché ecco, io adoro Nathan Never e quindi sono riuscito a recuperarmi questa edizione di Nathan Never ancora in cellofanata con dentro il numero 0 che corrisponde al numero 324, bellissimo. Mi sono recuperato ragazzi questa appunto variant di Nathan Never, che è il numero 400, bellissimo. Il numero 400 è uscito praticamente a settembre del 2024. Questa è la copertina variant, bellissima. Poi ragazzi non è finita qui, perché mi mancava anche il 100 variant eccolo qua, con la costolina dorata, anche la scritta dorata, la costolina è dorata, non so se lo vedete, l'interno ovviamente tutto quanto a colori come di consuetudine per i numeri 100, 200 e anche anniversari per quanto riguarda la Bonelli. Veramente un bellissimo numero, bellissimo anche il dietro. E ora questa invece è una grande novità, perché praticamente che abbiamo il 415 sempre di Nathan Never, ovviamente a edizione variant tiratura limitata, anche questo con la copertina che se la muovi fa vedere l'immagine in movimento. Ma la cosa diciamo bella di questo album, che si chiama Hacker, è che questo qui è il numero che uscirà a dicembre del 2025. Ok, e invece già l'hanno fatto uscire, nel senso c'è questa versione qua, manca ancora il 200 e il 414, però noi abbiamo già nelle mani il numero questo 415 in questa edizione variant. Poi ragazzi, eccoci qua al fumetto che appunto ho cominciato a leggere da poco, ma che mi ha già conquistato ragazzi. Questo mi ha già veramente conquistato, e sto parlando di Drago Nero. È assolutamente bellissimo, veramente bellissimo. Allora ho preso questa edizione variant limitata, si intitola L'uccisore di draghi. Questo ragazzi è uscito nel novembre del 2017, quindi è veramente abbastanza vecchiotto, e corrisponde al numero 54 di Drago Nero. Guardate quanto è bella questa copertina, veramente fantastica. Poi non è finita qua, mi muovo sempre ragazzi, Ho preso anche questo, che praticamente è I baluardi dell'Erondar. Anche questo è un'edizione variant a tiratura limitata. E questo qui invece corrisponde al numero 126, che è uscito a novembre del 23. Sì, a novembre del 23.
bellissimo, 126 nel senso della serie tutta Dragonero, tutta Dragonero, veramente bellissimo. E poi sempre per Dragonero, ecco qua, un'altra edizione variant tiratura limitata. Questo si chiama Terre Sconosciute e corrisponde al numero 138 uscito nel novembre del 24. Guardate quanto è bella, ragazzi, bellissima. Ora passiamo, queste sono le ultime cose che ho comprato, ragazzi, passiamo a 4 copertine che quando vidi su Instagram che la Bonelli le stava, diciamo, sponsorizzando per appunto, no, per Lucca Comics, ho detto mamma mia quanto sono brutte. Ecco, una volta arrivato lì allo stand della Bonelli, diciamo, il portafoglio è uscito da solo perché ha detto no, le devi comprare, va bene, va bene. Allora le ho comprate, ragazzi, e allora sono queste copertine qua, che sicuramente vedrete nella miniatura dell'inizio del video, sicuramente metterò quella. Ecco, questa qua è la prima, ragazzi. Questa ovviamente è una edizione variant tiratura limitata e corrisponde al numero che esce proprio questo mese. Infatti è il Dragonero Mondo Oscuro numero 37 a novembre del 25, che corrisponderebbe al numero 150 di tutta la serie. Questo è bello perché praticamente è velluto. È velluto e metterò subito, immediatamente, ora nelle bustine protettive, ma assolutamente lo dovevo comprare. E sinceramente dal vivo fa un altro effetto, è più carina di quello che pensavo. Poi ovviamente erano 4, non poteva non mancare Dylan Dog, eccolo qua. Anche questa vista da vicino è più bellina, più carina, molto bella, diciamo sempre questo effetto velluto, anzi è velluto, non è effetto velluto. E questo che corrisponde è nella mente dello scrittore, che sarebbe il bis di Dylan Dog numero 470. Quindi abbiamo già il bis tra le mani, ovviamente. Non so se già leggermela subito, ma perché non voglio rovinarla, ragazzi, quindi non vorrei aprire e rovinarla. Però ecco, già averla tra le mani è veramente molto bellina, molto bellina. Poi passiamo a 2 fumetti che io in realtà non colleziono, però quando ho visto quello ho detto le devo comprare tutte e 4. E parliamo di Zagor, anche questa edizione a tiratura limitata con la sua bella costolina di velluto, e questo corrisponde al numero che esce attualmente questa settimana in edicola. Ragazzi, andatevi a vedere il video della settimana per quanto riguarda le uscite della Bonelli, e corrisponde al numero 775, ovvero I 2 stregoni. Veramente molto bello, molto bello. E anche questo non credo che leggerò questo, ma visto che mi ha incuriosito penso che comprerò quello in edizione regolare. Ultimo, ma non ultimo, perché ultimo non è assolutamente, questo però è bruttino, è veramente bruttino. È Tex, ovviamente bruttino non Tex, ma un po' come è fatta, ok? È quello che mi piace di meno tra tutti quanti. E ovviamente corrisponde al text che c'è in edicola questa settimana, ed è il tunnel segreto, il numero 781 della serie regolare. Molto bene, molto bene. Quindi ragazzi, queste erano i miei acquisti fatemi vedere se c'era qualcosa che magari me lo sono dimenticato, ma no, ho preso tutto. Quindi ragazzi, questi erano i miei acquisti per quanto riguarda il Lucca Comics and Games 2025. In realtà ho trovato tutto quello che cercavo, quindi sono rimasto molto soddisfatto. C'erano forse ancora un paio di cose che avrei potuto prendere, ma diciamo che non ho voluto calcare un po' troppo la mano con le spese, devo essere sincero, perché bisogna devo stare attento con queste cose qua, perché sennò veramente vado nel lastrico nel giro di 2 secondi, ok? Quindi ragazzi, questo era il mio video per quanto riguarda gli acquisti Bonelli di quest'anno, ecco. Mi raccomando ragazzi, se siete arrivati fino qua, e spero di sì, e vi ringrazio, di ovviamente lasciare qua sotto dei commenti per sapervi, uno, se vi è piaciuto o no questo video e i miei acquisti, due, per farmi diciamo sapere cosa avete magari comprato voi, ok ragazzi?
E altra cosa importante, sempre la stessa ma importantissima, è quella di iscriversi al canale, lasciare un bel mi piace e attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulla nostra programmazione. Noi ragazzi ci vediamo presto, ma molto molto presto, in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!